Ricordati che ogni volta che non stai attento al tuo sax è come se lo prendessi un po' a martellate. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista e sassofonista professionista. Mi occupo principalmente di didattica ad adulti con lezioni online e nel mio studio di Bergamo. Se è la prima volta che passi dal mio canale o non l'hai ancora fatto, iscriviti, così rimani sempre aggiornato sulle nuove uscite e contenuti esclusivi. Nella mia carriera di insegnante riguardo a colpi e cadute di sax ne ho viste di tutti i colori. Di tutti i colori, davvero! Incidenti di tutti i tipi. Spesso si risolve senza troppi danni, ma altre volte è necessario intervenire in maniera massiccia con interventi che hanno anche un costo abbastanza sostenuto. Ecco 4 frequenti cause di danni e come sistemare, se è possibile. O come evitare. In fondo basta poco. Causa numero 1. Caduta dallo stand. Molto spesso i miei allievi mi chiedono: Manuela, ma è una buona cosa lasciare il sax sullo stand? A volte è comodo perché magari senza stare ogni volta a togliere lo strumento dalla custodia, montarlo, suonare, poi smontarlo di nuovo, magari se uno studia in più fasi durante la giornata potrebbe essere anche comodo avere uno stand dove si poggia lo strumento su e rimane lì, in modo da potervi accedere con maggiore facilità. Io stessa ho i 4 moschettieri appesi al muro, ho preso degli stand da muro, wall stand, e ho messo sia il tenore che l'alto che il clarinetto che il soprano. I primi giorni ti confesso che avevo un po' di ansia perché non l'avevo mai avuti, avevo paura che magari non lo agganciavo bene, mi cadeva tutto a terra, però in realtà sono molto sicuri. È un'ottima idea avere degli stand dove poggiare gli strumenti, ma soltanto a determinate condizioni. Non avere bambini o animali di grossa taglia in giro per lo studio. E ricordati che anche se tuo figlio è un bambino educatissimo ed è un angelo venuto dal cielo ed è bravissimo, ci sarà sempre l'occasione di prendere lo strumento per curiosità, per imitazione, per dire papà o mamma suonano, adesso mi metto a suonare anch'io. E molto spesso i bambini poi lasciano cadere gli strumenti, quindi non è una cosa così infrequente. La stessa cosa per gli animali. Il cane è bravissimo, non fa mai nessun danno, anche i gatti. Anche i gatti hanno il loro perché in queste cose. Però magari nel momento del gioco, preso dal momento di euforia, è molto facile che sfiori lo strumento, lo prenda a zampate e lo strumento cade a terra. Quindi consiglio: se lasci lo strumento sullo stand, chiudi a chiave la stanza nella quale studi, o se non puoi chiudere la stanza a chiave perché magari è un salone o una camera di accesso un po' per tutti, smonta lo strumento e rimettila nella custodia. Consiglio spassionato. E ricordati che anche la custodia può essere oggetto di cadute, quindi posizionala in un punto dove non ci sia un passaggio né di bambini né di animali, perché anche una custodia che non fascia bene lo strumento, se cade a terra, può creare dei danni allo strumento stesso. Causa numero 2. Caduta dalla custodia che tu credevi di aver chiuso. Credo che questa sia la causa più frequente di cadute, a volte che creano veramente tanto danno allo strumento. Si crede di aver chiuso la custodia, soprattutto quelle con le zip che si chiudono, tipo a zainetto, che hanno le cerniere, si crede di averla chiusa, non si è chiusa, si prende lo strumento per portarlo tipo a tracolla o dalla manica per portarlo via e lo strumento ti fa un volo a terra. E veramente ti posso dire che creano dei danni pazzeschi, perché in quel caso lo strumento cade sempre da un'altezza abbastanza importante. Consiglio, soprattutto per le custodie a zainetto che hanno le cerniere, usa dei gadget colorati da mettere alle 2 estremità delle cerniere ed abituati ad avere un riscontro visivo, quindi crea questa abitudine. Chiudo la zip e vedo che ci sono questi 2 elementi colorati che stanno vicini, allora posso prendere lo strumento e portarlo via. Creare questa abitudine può avere solamente vantaggi, perché è una piccola abitudine apparentemente insignificante che però può evitarti un sacco di danni e di problemi. Causa numero 3. Strumento lasciato incustodito. Questa veramente è molto frequente, più di quanto si possa credere. Stai suonando in banda, ti vuoi bere il caffè o farti 2 chiacchiere con gli amici, poggi un attimo lo strumento sulla panchina o sul muretto, tanto sono 2 minuti, che cosa vuoi che debba succedere? In questo caso il danno, oltre a dispiacere, ti farà pure incazzare parecchio, perché in quel caso il danno non l'hai fatto tu, ma l'ha fatto chissà chi.
e ovviamente in quei casi nessuno ha l'integrità morale di venirti a dire guarda, sono stato io che ti ho buttato lo strumento a terra, sono pronto a risarcirti. Ovviamente questo succede a volte, ma nella maggior parte dei casi purtroppo no. D'altronde sarebbe un mondo troppo bello se ognuno di noi si prendesse la responsabilità delle proprie azioni. Un altro caso in cui lo strumento può subire dei danni è l'incidente d'auto. Purtroppo questo capita, raramente però capita. In caso di incidente d'auto lo strumento avrà subito dei danni. In questo caso, se esci illeso dall'incidente, avrai un'amara constatazione. È già successo. Diciamo che un incidente dove lo strumento viene distrutto purtroppo crea anche tanti danni al conducente. Aggiustare uno strumento ammaccato o danneggiato è un lavoro molto delicato che ha bisogno di strumenti specifici come dime, bell iron, tapered roll. Sono tutti attrezzi fra l'altro molto costosi che servono per rimettere in ordine lo strumento danneggiato. È un lavoro da specialisti, ovviamente, se ci tieni che lo strumento debba suonare come prima. Perché il problema principale non sono le ammaccature sulla campana o sulla culatta o sul fusto. Il problema principale quando si prende un colpo sullo strumento è che la meccanica viene spostata, perché subisce degli spostamenti inevitabili dovuti alla caduta. Quindi una meccanica fuori asse inevitabilmente porterà lo strumento a non funzionare bene. Molti dicono che uno strumento caduto non ritorni mai come prima. Io credo che uno strumento caduto subisca dei danni permanenti, ma se affidato a un tecnico riparatore professionista, questi danni possano essere gestiti veramente al meglio. Non da tuo cugino che ripara i sax nel garage di casa. Se affidato a un tecnico professionista, lo strumento, secondo il mio punto di vista, può ritornare a un 99% di funzionalità. Funzionalità sia meccanica che timbrica. Nel laboratorio di Claudio Rigliano io ho visto delle cose che tu non ti puoi neanche immaginare. Strumenti veramente massacrati in tutti i modi possibili e immaginabili. I lavori che compie Claudio sugli strumenti sono delle vere e proprie rinascite degli strumenti. Tant'è che al lavoro finito, anche a guardare bene non ci si accorge del danno. Tuttavia però c'è da dire che se puoi evitare di far cadere uno strumento è sempre meglio, perché oltre a rimanerci male tu, si fa male anche lo strumento. Tuttavia però bisogna cercare di evitare le cadute, perché in caso di caduta ci rimani male tu e fai comunque sempre un danno materiale. Quindi da oggi in poi mi raccomando, stai attento, perché il 90% delle cadute sono evitabili. Per il restante 10% possiamo parlare di sfiga? Forse sì. Mi auguro davvero che questo contenuto possa essere un monito di attenzione in più rispetto agli strumenti. È un peccato far cadere uno strumento perché sono danni, sono pensieri e sono anche a volte arrabbiature, quindi meglio evitare. Se poi succede, ci sono sempre dei tecnici professionisti che sono in grado di sistemarti lo strumento al meglio. Se mi lasci un like mi fa piacere, se mi lasci un commento mi fa ancora più piacere e io ti do appuntamento alla prossima. Ciao ciao!